Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami Ariete, tendenze energetiche predestinate per il mese di maggio 2025. Abbiamo il matto, amici dell'Ariete. Periodo di nuovi inizi. Diciamo che è una carta che dà una spinta in avanti, potrebbero anche essere nuove idee e perché no, nuove storie, nuove relazioni, nuove avventure. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza privata e ci sono anche i link ai due videocorsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Sempre in descrizione ragazzi trovate anche il link per il video del corso di approfondimento sulle famiglie reali che si terrà a giugno 2025. Comunque il video è sotto, lo trovate in descrizione. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie. Wow, cominciamo con il sole, carta che esprime il fuoco. Poi abbiamo un 6 di coppe, un 9 di bastoni, l'imperatrice, giustizia, 4 di bastoni, cinque di pentacoli e 9 di spade. Adesso ragazzi andiamo a vedere carta per carta, capiamo un po' com'è l'energia del mese e dopodiché andrò a vedere settore per settore, quindi l'amore, il lavoro, l'economia e via di seguito. Allora, partiamo da questo sole che come vi dico sento come se fosse una sferzata di energia all'inizio del mese. Io ho anche l'idea che, vedendo le carte un po' così, potrebbe effettivamente iniziare una nuova amicizia, una nuova, potrebbe essere una nuova idea, un nuovo progetto, un nuovo sogno. Andiamo a vedere il sole. Mm. Due di coppe ragazzi e fante di bastoni. Ci può essere qualche relazione in ballo nel mese di maggio. Ora, siccome il sole è una carta che ci parla di amici e amicizie, credo che potreste incontrare o reincontrare, più incontrare, un vostro amico, una persona con la quale siete già in confidenza. Andiamo a vedere il 6 di coppe, perché potrebbe essere proprio una persona che conoscete da tanto tempo. Asso di denari e 4 di spade. Andiamo a vedere anche il 9. 9 di pentacoli e cavaliere di bastoni. Allora, se ve la devo dire così, a me sembra che inizi come una nuova relazione di amicizia che effettivamente, ragazzi, potrebbe trasformarsi in qualche cosa di più. Potrebbe essere una collaborazione, poi potrebbe diventare, scusate, una collaborazione lavorativa piuttosto che una relazione romantica. Andiamo a vedere l'imperatrice.
Sacerdotessa, fante di pentacoli e luna. Che interessante, sacerdotessa e imperatrice. C'è una forte energia creativa. Allora, può essere che da questo incontro nasca qualche cosa. Fate attenzione, ragazzi, perché se questo incontro poi diventa un incontro di tipo fisico, ci sono varie carte che mi indicano il concepimento di un figlio. Quindi se non è quello che volete, fate attenzione. Andiamo a vedere la giustizia. Se non è un figlio, è un progetto. Io lo dico spesso che queste due parole nelle letture dei tarocchi possono essere sostituibili. Asso di coppa e carro. Potrebbe arrivare qualche tema da dover regolarizzare con la carta della giustizia. È una carta che parla di contratti. È come se ci dovesse essere prima un contratto e poi arrivasse questa partenza, questo nuovo inizio. Probabilmente qui, se per esempio fosse una situazione lavorativa con il 2 di coppe, ci potrebbe essere come un accordo verbale e dopodiché con la giustizia un accordo scritto, per esempio. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. Diavolo. E 3 di spade. Datemi una carta per il diavolo. Mm. 2 di pentacoli e 6 di bastoni. Il 4 di bastoni in sé è una carta che parla di stabilità, quindi è come se dopo questa giustizia potesse arrivare una stabilità, però sento che in qualche modo questa giustizia, questo contratto, questa regola, questo accordo potrebbe vincolarvi. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli. Ragazzi, fate attenzione perché dopo la giustizia arrivano diavolo, 3 e 5 di pentacoli. E se dovete firmare effettivamente dei contratti in questo periodo, controllate tutto, nei minimi dettagli, perché il 3 di spade, seguito poi da un 5 di pentacoli, potrebbe non essere proprio così felice come energia. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli. 8 di bastoni. Cioè è come se questo contratto ci volesse, vi facesse contenti, ma non fosse proprio esattamente quello che volevate voi. Perché per certi versi appunto vi limita, vi condiziona. Abbiamo per i 5 di pentacoli abbiamo un 8 di bastoni, un asso di spade e un re di bastoni. Quindi è interessante perché l'8 di bastoni è al contrario, mentre l'asso di spade è dritto. Sono due carte che parlano di comunicazione e qui è come il comunicare a qualcuno che le cose stanno così e punto. È un po' come mettere dei paletti. Vi dico, il 5 di pentacoli è una carta che di solito parla di una certa carenza, può essere una mentalità di carenza, può essere una carenza monetaria effettivamente. Per quello che vi dico, avete la giustizia e il diavolo qui, fate attenzione se dovete firmare dei contratti dove ci sono dei soldi in mezzo, dove magari bisogna investire o dove dovete tirare fuori. Se li prendete solo va bene così, però se sono contratti dove dovete anche investire denaro, leggeteli molto bene, tutelatevi. Andiamo a vedere il 9 di spade, 4 di bastoni e cavaliere di pentacoli. Beh, direi che tutto sommato termina abbastanza bene la lettura, ragazzi. 4 di bastone è una carta di stabilità, è come se piano piano riusciste a ritrovare questo entusiasmo di cui ci parla il matto. Oh, scusate, il matto.
Andiamo a vedere settore per settore, partiamo dal lavoro. Allora, ci sono dei movimenti, ci sono dei nuovi accordi, potrebbero esserci come questi nuovi contratti di cui vi ho parlato prima, persone che vogliono iniziare una collaborazione con voi, o come questa sensazione, potrebbero essere dei vecchi amici, dei vecchi conoscenti, dei vecchi collaboratori. E quindi se siete senza lavoro, ragazzi, devo dire che sì che si potrebbe muovere qualcosa. Allora, ci sono due sfaccettature. Una è che attraverso qualche amico, qualche conoscente, iniziate a muovervi nel mondo del lavoro, e automaticamente inizia a muoversi anche un po' il soldo, no? La parte economica. Vi dico che è facile che per qualcuno arrivi ehm, un contratto giusto, equo, cioè dove vi pagano il giusto. Vi dirò che potrebbe anche essere qualche cosa appena sotto casa e dove non avete bisogno di spostarvi tanto. Però secondo me sì, arriva qualche tipo di contratto, qualche tipo di lavoro dipendente. Può essere in un'azienda familiare, non è detto che sia la vostra la famiglia, può anche essere insomma, per definire una piccola azienda. Se invece parliamo di dipendenti, devo dire che non andrà male il mese. Potrebbe esserci come una revisione del contratto. Se state aspettando un rinnovo, credo che arrivi. Se state aspettando un aumento di stipendio, già meno, lo vedo poco probabile. Eh, Tutto sommato però anche a livello di colleghi piuttosto che di rapporti relazionali, devo dire che secondo me il mese è abbastanza liscio, è abbastanza... Può essere che sia necessario per voi rimettere un po' al suo posto una persona, però a parte questo non sento grossi problemi. Per quello che riguarda invece le persone che sono autonome, allora, io qui ho la sensazione che, soprattutto se l'azienda non va tanto bene, che vogliate fare un movimento in avanti, proporre qualche cosa di nuovo, fare qualche investimento per, tra virgolette, sollevare un po' il morale economico dell'azienda. Però fate attenzione, soprattutto se per fare questo salto, questo passo, avete bisogno di collaborare con qualcuno. Avete la carta della giustizia, avete due volte il 4 di bastoni, mettete tutto nero su bianco. Io faccio questo e sono responsabile di questo, tu ti occupi di quest'altro e sei responsabile di quest'altro. Se dovesse succedere A, ci si comporta così, se dovesse succedere B, ci si comporta così. Si stila un contratto insieme in modo che tutte e due le parti ovviamente ne siano beneficiate, chiaramente. È molto importante fare le cose in modo equo in questo contratto, in questo accordo, in questa collaborazione. Soprattutto se è una persona con la quale nutrite un legame affettivo. Un vostro amico, per esempio, che ehm, non lo so, può avere qualche abilità che a voi serve per mettere in piedi questo nuovo progetto, questo nuovo lavoro, però definite le responsabilità di chi sono, definite i turni lavorativi, insomma, definite tutto. Se parliamo di soldi, allora ragazzi, se parliamo di flusso di soldi, tanto entrano, tanto escono, devo dire che più o meno, insomma, non ci sono né grosse entrate né grosse uscite, il normale. Però, se dobbiamo parlare di persone che hanno dei soldi investiti, potrebbe esserci qualche, verrebbe da dire, falso guadagno. Cioè è come se nel mese di maggio vedeste le vostre, faccio finta che siano azioni, le vostre azioni salire e
E però poi di punto in bianco vi rendete conto che non è così, che in realtà sì, sono salite, però se aveste comprato le altre sarebbero salite di più, cioè è come se ci fosse una vittoria che vi lascia un po' l'amaro in bocca. Tutto sommato non è che perderete del denaro. Fate attenzione con, diciamo, di chi sono i consigli che avete intenzione di seguire in questo senso. Se parliamo di amore, se siete single, ragazzi, io qua vi dico che è facile che possa nascere una storia nel mese di maggio. Potrebbe essere un vostro amico che non vedete da tempo, potrebbe essere... adesso dipende dall'età che avete, però potrebbe anche essere una persona più giovane di voi. Però ho come la sensazione che con questa persona nasca veramente una bella storia, dove ci si sente a casa con l'altra persona, come se la si conoscesse da una vita. Effettivamente abbiamo un 6 di coppe, 2 e 4 di bastoni, la giustizia. Ci può essere qualche legame karmico. Karmico non per karma io non intendo un legame negativo, per karmico intendo un legame energetico che deriva da altre vite, ok? Va bene, passiamo invece a chi è in una relazione e qui potrebbero aprirsi, ragazzi, dei temi. Potrebbero essere dei nuovi posti da andare a visitare, dei nuovi obiettivi e per qualcuno sì, che potrebbe essere il tema del figlio o del andiamo a convivere, c'è come un passare alla fase successiva. Potrebbe arrivare qualche tipo di proposta, mi verrebbe da dire un po' celata, sento che l'altra parte è una persona un po'... non è completamente diretta, ok? Vi fa arrivare un po' alle cose, ve le dice passandoci intorno. Però tutto sommato devo dire che il mese promette bene, è un mese armonico perlomeno, no? Ci può essere questa new entry e per qualcuno, soprattutto se siete in fase di, come vi dicevo prima, ricerca di figli, non nego che potrebbe effettivamente arrivare il positivo questo mese. Ehm, per le persone che sono in una relazione più o meno, che sono in una relazione, diciamo, extra o non ben definita, io sento che ci sarà un passo avanti anche per voi e questo passo avanti sarà il primo di una serie, ok? E sento che fidarvi e affidarvi anche un po' all'altra persona farà sì che questa relazione possa crescere. In realtà sento che è già ben genuina, se vogliamo, trasparente, però veramente a fine mese sarà molto più solida, molto più stabile. Ehm, Se parliamo invece delle persone che sono vicino a voi, quindi amici, familiari, parenti, mm, devo dire che in questo mese è come se scappaste un pochettino, ho come la sensazione che cercherete di non farvi assorbire dalle persone intorno a voi. Anche se, ragazzi, se per caso doveste partecipare a qualche battesimo, a qualche festa religiosa, di qualche parente, di qualche amico, vi dico che anche lì potreste fare una conoscenza interessante. Ed effettivamente questa conoscenza potrebbe poi ehm, diventare qualcosa di più, ma ve l'ho già detto all'inizio. Ok, se invece parliamo del vostro stato di salute psicoemotivo, devo dire che il mese sarà ben produttivo per identificare quali sono i vostri talloni d'Achille e lavorarli fondamentalmente, imparare a gestirli.
Secondo me molto, considerate queste due carte e il sole di partenza, che è una carta di chiarezza mentale, qui il gioco è a carte scoperte, ok? Si tratta di comunicare all'altra persona cosa non vi va, cosa tollerate, cosa non tollerate, che cosa vorreste voi da una relazione e poi magari anche cosa vi aspettate da questa relazione. Fatemi sapere poi nei commenti. Va bene, andiamo a vedere una possibile difficoltà del momento. Perché mi è difficile rialzarmi in piedi? E qui vedo il 5 di Pentacoli. È come se ci fossero delle regole, dei contratti, per qualcuno sono convivenze, degli impegni, delle responsabilità che non vi fanno sentire liberi. Ho come questa sensazione. Ok, andiamo a vedere una potenziale credenza limitante. Perché subisco un'influenza esterna. Ah, eccola qua, il condizionamento del diavolo. Sento che è proprio il cosa dirà la gente, cosa potrebbe dire la gente, soprattutto se questa nuova conoscenza potrebbe essere molto più giovane di voi, potrebbe esserci effettivamente questa idea, no? Che cosa potrebbe dire la gente? Il condizionamento. Andiamo a vedere un pensiero su cui riflettere. Constato i buoni risultati degli sforzi fatti fin qui, invece di vedere ciò che ancora rimane da fare. Wow! Quindi mettete in un certo senso l'accento sul positivo, su quello che è già stato fatto e non su quello che invece è ancora da fare. Ancora un paio di oracoli. Analizza la tua relazione. Identifica una dinamica o una componente di una relazione a te vicina che sia vitale per la tua salute emozionale e fisica. Questa analisi è specialmente importante quando sei immersa in un processo curativo e una relazione in particolare causa stress. Potrebbe anche essere uno stress dovuto a un contratto, eh? Se la tua relazione è un'unione sana, celebrala. L'obiettivo è che la tua relazione formi parte della tua qualità di vita. Wow, che bel messaggio. Andiamo a vedere una fatina. Leggerezza, ragazzi. È come se vi invitasse a non, appunto, a mettere un po' il peso sul piatto del positivo, quello che avete fatto, il peso sul piatto della bilancia, invece che su quello che c'è ancora da fare. Ma poi soprattutto è un po' come se fosse un invito a prenderla con leggerezza, con filosofia, a non attaccarvi tanto a quello che non avete, non farne una questione di stato. Sapete, sminuire il problema è una tattica per non dargli energia, non dargli importanza, in modo che questo problema diventi sempre più piccolo. Amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile. Spero insomma che ne abbiate tratto beneficio. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Nel caso vogliate iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro sulle credenze limitanti, mi potete scrivere una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona e lo stesso lavoro lo potete anche fare nella sezione degli abbonati, anche lì tratto le credenze limitanti. Chiaramente non è un lavoro specifico, però è già un buon materiale per iniziare ad elaborare queste credenze. E in più in quella sezione tratto anche temi di metamedicina, di metafisica, di esoterismo, insomma è tutto quello che ho imparato io in tanti anni che ho messo a disposizione in quella sezione. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!